Benvenuti amici di Vino ad una nuova puntata di ricette di vino. Cosa abbiamo oggi? Abbiamo dei peperoni fantastici. Sono andato nell'orto stamattina e ho trovato questa grande sorpresa, dei bellissimi peperoni rossi e gialli. Peccato che non ci sono i verdi, perché anche col verde mi diverto tantissimo a fare tantissime ricette. Tantissimi pollici all'insù per questa ricetta, mettete tantissimi like, perché con i vostri like garantiamo la sopravvivenza del canale YouTube di Vino. Mi raccomando, tanti like. Adesso vi illustro cosa andremo a fare. Faremo una ricetta che mi lega alle tradizioni culinarie della mia terra. Io provengo da un piccolo paese a nord di Bari e tipica conserva che si prepara l'estate per l'inverno è la pastis o a Molfetta, più a nord ancora la chiamano prico-prac. Scrivetemi nei commenti come si chiama questa ricetta nei vostri paesi o nel vostro dialetto. Quindi pastis per Giovinazzo, andiamo a prepararla, vediamo come si prepara. È una ricetta davvero sfiziosa da mangiare assolutamente nel pane croccante appena sfornato di grano duro, perché è sfiziosa, tanto sfiziosa. Di cosa avremo bisogno per preparare la nostra ricetta? Abbiamo bisogno innanzitutto di peperoni belli croccanti, maturi al punto giusto. Poi abbiamo bisogno di abbondante olio extravergine d'oliva, aglio, peperoncino e prezzemolo a volontà. Ovviamente per i peperoni, per la salatura dei peperoni, ci vuole tantissimo sale e aceto per sciacquarli. Questi sono peperoni del mio orto biologico. Andiamo a vedere come realizzare questa semplicissima ma gustosissima ricetta. Prendiamo i nostri peperoni, ci accertiamo che siano asciugati ben benino, quindi li asciughiamo con un canovaccio, perché l'acqua potrebbe farli ammuffire durante la fase dell'essiccamento al sole. Ovviamente ingrediente principale della nostra ricetta è il sole. Senza sole non si può fare, non si può realizzare. Ecco perché viene realizzata in estate. Quindi abbiamo asciugato i nostri peperoni e procediamo al taglio in questa maniera. Faccio vedere. Questa è un po' la ricetta che rievoca le bellissime vicende della nostra infanzia, di quando la nonna ci preparava il panino con la pastis. Tagliamo in due il peperone, lo priviamo dei semi in questa maniera qui, così, lo svuotiamo ben benino se ci sono degli altri semi, eccolo qua, togliamo un po' i semi, così non vanno a finire nel peperone. In ogni caso qualche semino non ci sta male, non è pastis se non ci sia qualche semino di peperone. Andiamo a tagliare i peperoni a filetti in questa maniera qua, guardate, così, ecco qua, dei bei filetti di peperone in questa maniera qui. Perfetto. Poi facciamo dei quadratini in questa maniera qui. Ecco qua, io li raggruppo tutti insieme. Facciamo così. Faccio vedere piano. Eccoli qua. Dei bei quadratini.
vanno più che bene, un po' più piccoli anche. Eccoli qua, dei bei quadratini. Tagliamo anche un peperone rosso per par condicio. E facciamo i nostri filetti. Più piccoli sono i filetti e più piccoli verranno i quadratini. Perfetto. Eccoli qua. Se c'è qualche quadratino che è venuto più grande, lo ritagliamo. Possiamo anche mischiarli, guardate che bei colori, stupendi. Saranno contenti i tifosi del Lecce o della Roma per questo giallo-rosso. Adesso continuiamo a tagliare i peperoni, ma non vi tedio, ovviamente tagliamo un po' il filmato. Potete ben vedere, li ho tagliati a piccoli pezzi ed adesso è arrivato il momento di salarli. Prendiamo un cucchiaio di legno, abbondante sale, ecco qua, li saliamo, almeno 3-4 cucchiai di legno belli pieni di sale, io uso sale integrale, e li giriamo così. Perfetto, guardate, giriamoli ben bene affinché il sale possa arrivare su tutti i pezzettini di peperone. Ecco così. Se necessario aggiungiamo un altro po' di sale. Guardate che belli i peperoni. Dopodiché mettiamo un altro po' di sale. A proposito, guardate, questi sono gli scarti, ricordatevi, se avete un giardino o una compostiera, di compostarli, perché è ottimo concime per il nostro orto, per l'estate prossima o anche per quest'inverno. Quindi abbiamo salato i nostri peperoni e ora li trasferiamo al sole per almeno 4-5 ore. Ed eccoli qui i nostri peperoni, li abbiamo appoggiati su una sedia, messi al sole, li facciamo seccare per almeno 5 ore a sole pieno, li copriamo con un velo per evitare che i moscerini possano, insomma, appoggiarsi sopra. Quindi fra 5-6 ore stasera andremo a realizzare i peperoni sott'olio o la pastiz. Trascorse 6 ore di sole pieno, i nostri peperoni hanno assorbito tutta la luce solare, tutta l'energia del sole, e sera i peperoni sono belli ancora croccanti, non devono assolutamente risultare morbidi e appassire, e sono pronti per essere messi sott'olio. Ma illustriamo gli ingredienti di questa fantastica ricetta. Abbiamo del prezzemolo fresco raccolto nell'orto, aglio, peperoncini, olio, peperoni e aceto. Ma bando alle ciance e iniziamo subito a preparare la nostra fantastica ricetta. I peperoni, dopo essere stati per ben 6 ore al sole, vanno sciacquati per togliere il sale di troppo. Come li sciacquiamo? Con aceto di vino bianco, abbondante aceto di vino bianco, ecco qua, e li giriamo. Perfetto. Un altro po' di aceto, così perderanno il sale in eccesso. Adesso prendiamo il nostro canovaccio e dopo averli scolati asciughiamo per bene i nostri peperoni.
così. Li asciughiamo per benino in questa maniera qui, così togliamo l'aceto e l'eventuale acqua in eccesso rimasta sui peperoni. Eccoli qui, senza schiacciarli troppo, Adesso andiamo a preparare il nostro boccaccio, la nostra provvista per l'inverno. Prendiamo un boccaccio ovviamente sterilizzato, come sempre o nel forno a microonde o nell'acqua bollente per 15-20 minuti, e iniziamo a preparare i nostri peperoni in questa maniera. Sul fondo del boccaccio metteremo uno spicchio d'aglio tagliato in due, un po' di peperoncino, in questo caso è il mio peperoncino calabrese coltivato nell'orto, è bello piccante. Se non vi piace il peperoncino potete anche non metterlo, però tradizione vuole che si aggiunga anche il peperoncino. Delle foglie di prezzemolo intere, così, e i peperoni. Così riempiamo ben bene il boccaccio. Aggiungiamo altro prezzemolo, altro aglio e altro peperoncino e continuiamo a riempire. Ecco qua, quello che cade lo rimettiamo dentro. Guardate che bel effetto cromatico. Come dicevo, questi peperoni e peperoncini sono buonissimi sul pane appena sfornato, sulle bruschette. C'è chi addirittura ci condisce anche la pasta. Continuiamo, altro prezzemolo freschissimo, altro peperoncino e aglio, spicchio d'aglio intero. Abbiamo quasi terminato. Ecco qua, senza metterne tantissimo perché il peperone deve avere lo spazio per muoversi e l'olio deve assorbire tutto. Ultimiamo con una foglia di prezzemolo, altro peperoncino e un altro spicchietto d'aglio. Guardate così. Adesso riempiamo con il nostro olio extravergine d'oliva. Riempiamo tutto ben benino. Guardate che meraviglia. Ecco qua, fin sopra l'orlo, e chiudiamo ben benino ermeticamente il nostro boccaccio. Guardate che bellezza. Lasciate per almeno 5-6 giorni il boccaccio a riposare e fra 6 giorni sarà pronto da gustare. Pollice all'insù se vi è piaciuta la nostra ricetta, condividete sui social Facebook, Instagram e Twitter. Mi raccomando, tanti like, e alla prossima puntata di Vino di Vino. Ciao amici!